Eh no, perché bei gruppi, esatto. Qua altri pranzi, cene, immagino. Questi sono, sì, gli Erasmus, persone diverse o cucine diverse, oltre ad aver contribuito, ho anche imparato molto. Quello rapporto che se un giorno avrai bisogno noi ci siamo, quindi sì. Cioè è già un anno che sono in attesa. Adesso non so quando mi daranno la cittadinanza per poterci andare di nuovo. Quando vuoi. Ok. Vabbè, sai che noi ragazzi ci teniamo. Non sei partito del tutto impreparato, No, vero? avevo già un livello A2, B1 credo, più o meno. Cioè studiavo già per conto mio il tedesco e da qui è partita l'idea di fare la prima esperienza in Germania. Volevo metterlo in pratica, quindi perfezionarmi piuttosto che studiarlo sempre sui libri. Avevo già sentito altri studenti che avevano fatto esperienza all'estero e ho avuto l'impressione che fosse una cosa che allora ha cambiato la vita o comunque ha dato uno sprint per il futuro. Io non sono mai stata una persona molto socievole, sono molto più chiusa e per quasi 5-6 anni ho vissuto separata dai miei genitori. Sono emigrati in Germania ai tempi quando c'era la guerra del Kosovo, quindi una storia molto particolare. Io avevo sempre questo sogno di raggiungerli, ma poi non sono riuscita. Ci siamo riuniti in Italia e visto che loro avevano fatto l'esperienza lì e io no, ho detto perché no. Tu sei stata in una città che in realtà Non conoscevo neanche i tedeschi, forse, no, non so. No, beh, è il capoluogo della regione di Schleswig-Holstein, quindi non è proprio una cittadina sconosciuta. La cosa più bella che ricordo era il mare, perché c'era il Mar Baltico, che aveva un colore blu profondo. Quando sono andata lì in Germania ho imparato veramente a lavorare in un laboratorio di chimica farmaceutica. I primi momenti era un po' più... cioè non sapevo come muovermi perché non seguivo dei corsi, andavo lì e facevo la mia tesi in laboratorio, quindi lavoravo dal lunedì al venerdì tutti i giorni, però il weekend diciamo che non avevo da studiare perché noi abbiamo l'abitudine di studiare di più ma fare meno laboratorio, invece lì studiano un po' di meno ma fanno pratica quasi tutti i giorni, quindi era tutto molto più automatizzato, ti rendeva la vita più facile e capivi anche di più, cioè ha cominciato a piacermi da quando ho fatto l'esperienza all'estero. Sì, perché lì vivi proprio la realtà della vita che fanno questi giovani scienziati, dottorandi, le loro fatiche ma anche la soddisfazione. Ad esempio questi studenti che hanno pubblicato le loro ricerche in giornali internazionali, quindi vedevo la loro gioia, come lo vivevano, voglio essere anche io con loro. Ho deciso di fare un'altra esperienza in laboratorio in una delle università migliori di Londra, diciamo, perché il traineeship è... sei un po' più indipendente, quindi ho fatto ricerca in chimica organica e lì siamo, cioè non so dire se sono stata brava o fortunata, però abbiamo scoperto delle nuove molecole e probabilmente si potrà pubblicare un articolo perché sono una novità, o almeno lì ho capito quanto mi è servita la prima esperienza in Germania, perché sono arrivata lì che non sapevo, cioè avevo paura proprio di entrare in laboratorio, invece a Londra ero molto più indipendente, riuscivo a parlare anche in termini scientifici con la professoressa che mi seguiva. Ovviamente Londra è una città indimenticabile che ti affascina per tutta la vita e sarà indimenticabile. Ho scelto un quartiere che mi piaceva molto, che è Hampstead, a nord di Londra, quindi ogni giorno dovevo fare 40 minuti di underground, però l'avevo scelto apposta perché volevo vivere questa esperienza di essere nei mezzi di trasporto in cui vedi persone diverse, magari vestiti a seconda della loro cultura, donne indiane con i loro sari, non vedi solo inglesi, cioè vedi quanto è diversa la natura umana, vedi di tutto e di più. Io mi ricordo che questa multiculturalità l'ho vissuta, sì. Cioè l'ho vissuta con le mie compagne di stanza, che erano 2 ragazze, una era americana, l'altra ragazza invece era pakistana di origine, ma la sua famiglia viveva nel Bahrain. E, cioè lì vedi proprio, eravamo 3 realtà completamente diverse che però questo non ci creava assolutamente dei problemi, è una cosa che ti arricchisce dentro, cioè ti cambia la personalità perché ovviamente sei molto più socievole, magari parli anche con qualcuno che non conosci e ti trovi a ridere, scherzare con questo qui. Per quanto riguarda tutta la mia esperienza universitaria, credo che le esperienze all'estero siano state le più belle.